Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi risponderò alla domanda che mi viene chiesta quasi quotidianamente, soprattutto su Instagram, che riguarda i materiali che utilizzo per i miei disegni. Così, visto che tra poco partirò per una nuova destinazione, ho pensato di mostrarvi tutti i materiali che porterò con me in viaggio. Per prima cosa parliamo del mio quaderno. Qui è dove creo e custodisco tutti i miei disegni e se mi seguite, soprattutto su Instagram, saprete di sicuro quanto amo creare su questo supporto, sia in studio che in viaggio, perché posso ordinare e custodire tutte le mie memorie in un solo posto. Il mio preferito è questo qui di Anne Mule, di formato A5, quindi abbastanza piccolo e molto comodo da mettere in borsa e portarlo sempre con me. Il formato che preferisco è questo qui orizzontale, ideale per disegnare paesaggi. La carta è di 200 grammi e dipingendo d'acquerello non consiglierei di scegliere della carta con grammatura inferiore. Comunque, essendo di buona qualità, le pagine sopportano bene l'acqua e non si increspano troppo. Altra cosa per cui consiglierei questo quaderno è la copertina rigida e resistente e questo comodo elastico per chiudere il quaderno e riporlo in borsa senza paura di rovinare o piegare le pagine. Adesso passiamo a vedere il mio astuccio. Questo l'ho comprato semplicemente su Amazon, vi lascerò anche il link in descrizione se siete interessati. E lo adoro perché è abbastanza piccolo e compatto e non occupa spazio in borsa, ma riesco a metterci comunque tutto il materiale di cui ho bisogno. In questa prima parte tengo le mie penne stilografiche. Sono delle lame safari che riempio con due inchiostri differenti. Questa qui bianca, che è quella che utilizzo di più, ha un pennino F e la riempio con un inchiostro marrone Sketch Ink. È un inchiostro waterproof e lo utilizzo per i contorni dei miei disegni, per rifinire le parti d'ombra e per gli appunti a lato dei disegni. L'altra lami, rosa, ha invece un pennino M e quindi è un po' più spessa e la ricarico con questo inchiostro arancione, color caramello, e la utilizzo solo per aggiungere scritte o appunti a fianco dei miei disegni. Ovviamente queste boccette non le porto sempre con me, soprattutto se si tratta di una gita in giornata o di un viaggio relativamente corto, preferisco assicurarmi di riempire le penne prima di partire. Poi qui abbiamo il mio portamine. Si tratta di un portamine Faber-Castell di 0,5 mm e mi serve per creare la base di tutti i miei disegni. La punta è abbastanza sottile e mi permette di creare dei bei dettagli. Uso delle mine HB, così non sono troppo dure da lasciare solchi sulla carta, ma neanche troppo morbide, così non rischio di sbavare tutto. Utilizzo un portamine invece che delle matite tradizionali, così da non aver bisogno di temperarla e lasciare rifiuti in giro, e semplicemente lo trovo molto più comodo e pratico. Passiamo ora ai miei pennelli, che penso sia una delle parti più importanti del mio processo di creazione. Uso principalmente tre misure di pennelli, 2, 10 e 12. Questo pennello di dimensione 2 è quello che utilizzo per i dettagli e le rifiniture. Non è di marca, ma fa comunque il suo lavoro. Come potete vedere, lo proteggo sempre con questa plastica con la quale venduto per cercare di conservare la sua punta allungata e le setole in posizione. Questi altri due sono dei pennelli Escoda di dimensione 10 e 12 e li ho scelti principalmente perché sono studiati appunto per disegnare all'aperto e per portarseli ovunque. Infatti, chiudendosi in questo modo, diventano più compatti e più facili da trasportare senza rovinare le setole. Questo da 12 ha una punta tonda ed è quello che utilizzo per le grandi superfici, come il cielo, il mare, la facciata di un edificio, e mi piace perché trattiene molta acqua, mentre questo di dimensione 10 lo utilizzo per tutto il resto.
È abbastanza appuntito e allungato e mi permette sia di dipingere ampie zone sia di creare dei dettagli. Passiamo ora in quest'altra parte del mio astuccio, dove tengo i materiali di ricambio e quelli che utilizzo un po' di meno. Per prima cosa troviamo la mia gomma. Qui ho 2 pennarelli uniposca, entrambi con la punta di 1 millimetro. Questo rosso non lo utilizzo moltissimo, ma mi serve nel caso che ho bisogno di creare alcuni dettagli specifici. Mentre questo bianco è il pennarello che utilizzo di più, soprattutto per i punti luce e i dettagli sui miei disegni. Tengo anche alcuni ricambi dei colori che utilizzo di più. E le mine, che come abbiamo già visto sono delle mine HB di 0,5 mm. Poi qui nell'ultimo scompartimento possiamo trovare il mio righello che mi serve per rifinire i miei disegni, e infatti se avete già visto dei miei lavori potrete notare che mi piace creare delle linee dritte e nette. Poi troviamo queste pinzette che mi servono a tenere aperte le pagine del mio quaderno, e non mi ricordo dove le ho prese, però ne adoro il colore e le trovo veramente molto molto utili. Poi qui ho il contenitore per l'acqua. Si tratta di un semplice barattolo che, anche se in vetro, essendo molto piccolo, è veramente molto resistente. Mi è anche caduto un paio di volte, ma non si è mai rotto o scheggiato. E con l'acqua al suo interno riesco a terminare un disegno senza necessariamente cambiarla. Poi ha un comodo coperchio per chiuderlo e riporlo senza paura di bagnare l'interno dell'astuccio. E per finire passiamo finalmente alla mia palette di colori. Gli acquerelli che utilizzo sono White Nights, che è una marca russa e crea questi magnifici colori che sono molto intensi e pigmentati. La scatola è in metallo e quindi molto resistente e leggera, anche se si possono vedere alcuni graffi, ma è perché sono io che l'appoggio dappertutto. Questa è una palette da 12 colori personalizzata, nel senso che invece di comprare la scatola già pronta, acquisto colore per colore. Alcuni dei colori li sto ancora sperimentando e penso che in futuro magari li cambierò per degli altri, ma per il momento sono molto contenta di questa scelta. Si può capire subito quali sono i miei preferiti e che utilizzo in quasi tutti i miei disegni, come il verde, l'indaco, seppia, il blu e l'oro indiano. Bene, penso che siamo arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato d'aiuto. Se vi va potete lasciarmi un piccolo mi piace, e se avete qualche domanda, curiosità o suggerimento potete lasciarmi un commento qui sotto. In descrizione vi lascerò i link ai materiali che utilizzo, così se siete interessati potete darci un'occhiata, e anche i link a tutti i miei social, soprattutto Instagram, che è quello dove sono più attiva. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao ragazzi!